Ciao a tutti! Se il vostro amplificatore, dopo anni di onorato servizio, ha iniziato ad emettere quel fastidioso hum di sottofondo, ovvero quel ronzio a bassa frequenza sempre udibile anche a volume zero, molto più che probabilmente la causa è da attribuirsi al degrado dei condensatori di livellamento e filtraggio dell'alimentazione, che a causa della perdita di efficienza dell'isolamento interno lasciano filtrare più componenti alternate di quanto non dovrebbero. Questo residuo di tensione alternata, andando ad alimentare le sezioni pre e finale, verrà amplificata esattamente come se si trattasse di un segnale in ingresso, generando quella frequenza sonora sempre udibile perché indipendente e quindi non attenuabile dal controllo del volume. Per porre rimedio a questo problema è però necessario avere consapevolezza di cosa accade e come intervenire. Occorrerà quindi sapere, almeno, come funziona il circuito di alimentazione del nostro amplificatore e di tanti altri dispositivi alimentati in corrente continua. Senza queste minime conoscenze è assolutamente sconsigliabile cercare di intervenire sulle parti elettriche di un circuito, perché si correrebbe seriamente il rischio di far danni ulteriori piuttosto che di ripararli. Cominciamo quindi dalla rete elettrica, impariamo a conoscerla. Sappiamo che in Europa lo standard prevede 220 volt con una frequenza di 50 Hz, che tradotto significa che ogni secondo il potenziale della rete passerà da positivo a negativo 50 volte. Non è possibile impiegare questa energia così com'è, dovendola prima ridurre di potenziale. A questo provvederà un trasformatore che ridurrà i 220 volt a, supponiamo, 24 volt, che non risultano ancora utilizzabili perché dovranno prima essere raddrizzati in corrente continua, cioè con una polarizzazione che non cambia nel tempo. Di ciò si occuperà un ponte di diodi che, ribaltando le semionde di potenziale negativo sulla linea positiva, creerà un flusso tutto di semionde positive ma di frequenza doppia, ottenuta proprio per la somma, nell'unità di tempo, di semionde positive e negative diventate positive. Non possiamo ancora considerare ciò che abbiamo ottenuto una corrente continua, troppe ondulazioni presenti, ed è qui che entrano in gioco i nostri condensatori di livellamento, che, comportandosi come dei piccoli accumulatori, cederanno energia quando questa decadrà 100 volte al secondo verso lo zero, trasformando un susseguirsi di tensioni oscillanti in una linea continua quasi retta. Dico quasi perché, per quanto si sforzino di compensare una minima ma tollerabile oscillazione, rimarrà nella zona di potenziale positivo. Questa piccola oscillazione si chiama ripple ed è perfettamente tollerata dai nostri amplificatori, salvo, a causa del degrado delle caratteristiche tecniche dei condensatori di livellamento, salvo, dicevo, non aumenti fino a manifestarsi in maniera udibile. Questo è il suono che produce e si può eliminare solo sostituendo i condensatori incriminati. Ma in mezzo alla moltitudine di componenti elettronici presenti sulla scheda, come faremo a distinguerli? Semplicissimo, proprio perché devono comportarsi come dei piccoli accumulatori che restituiscono energia nei momenti in cui questa si riduce verso lo zero, avranno delle dimensioni più generose rispetto ai colleghi condensatori che sulla scheda si occupano d'altro. Oltre che ad essere condensatori fisicamente più grandi, avranno anche capacità e tensioni di lavoro più elevate, sempre dell'ordine di migliaia di microfarad, che è l'unità di misura della capacità dei condensatori. Si trovano poi sempre in prossimità del ponte di diodi, che è servito, come ricorderemo, a raddrizzare la corrente alternata a pseudo continua. Il ponte raddrizzatore è riconoscibile dal fatto che sul suo involucro o sulla scheda che lo alloggia sono sempre visibili questi simboli, la cui decodifica a questo punto risulta palese. Il ponte, per convenienza progettuale, è sempre nei pressi del trasformatore di tensione o quantomeno nei pressi dei terminali di collegamento alla scheda se il trasformatore è posto sullo chassis a causa del suo peso. Una volta identificati i valori dei condensatori da sostituire, non ci resta che acquistarli, tenendo conto che, se lo spazio disponibile sulla scheda ce lo consente,
È sempre buona norma acquistare dei sostituti che, pur conservando il valore della capacità in microfarad, abbiano una tensione di lavoro maggiore dei precedenti. Questo perché un componente che possiede maggior margine ci assicurerà un ciclo di vita utile sicuramente maggiore. Dal momento che lo spazio su questa scheda me lo ha consentito, sono passato da 35 a 50 volt di tensione di lavoro, con la sicurezza che i condensatori avranno vita almeno doppia dei predecessori. Adesso che la sezione alimentazione del nostro amplificatore non possiede più segreti per noi, passiamo alla realizzazione pratica della sostituzione dei condensatori di livellamento, responsabile del disturbo a 100 Hz che affligge il nostro ampli. Dal momento che sappiamo tutti che chi ha buoni ferri mezzo mastro è, occupiamoci degli attrezzi indispensabili per eseguire una sostituzione a regola d'arte. Il primo strumento è rappresentato da una pompa dissaldante che elimini lo stagno presente sulla saldatura che collega i terminali del condensatore al circuito stampato. Le nuove versioni di queste pompe sono queste che alla classica pompa aspirante associano un elemento riscaldante simile ad un saldatore, ma provvisto di un foro d'aspirazione. Caricata la molla si procede riscaldando fino a far fondere lo stagno presente sulle piste, per poi rilasciare tramite un pulsante lo stantuffo che aspirerà la lega fusa liberando il terminale del componente. Perché la dissaldatura avvenga efficacemente, la punta riscaldante dovrà restare sempre immersa nella lega fusa. Ecco come si presenteranno piste e terminali dopo questo lavoro. Il secondo attrezzo necessario è rappresentato dal saldatore, indispensabile per poter saldare i nuovi condensatori alla scheda. Tenuto conto che si tratta di saldature piuttosto adiacenti l'una all'altra, utilizzeremo un saldatore da 40 watt a punta fine. Questo in particolare possiede un pulsantino premuto il quale aumenterà la potenza riscaldante fino a 120 watt, operazione necessaria per evitare che, durante le operazioni di saldatura, la temperatura cali bruscamente sulla punta, rendendo inefficace la fusione della lega di stagno. Vi mostro adesso le varie fasi della sostituzione. Abbiamo completato il lavoro, non dobbiamo far altro che rimontare la scheda, ristabilire i collegamenti e goderci il nostro nuovo amplificatore adesso privo di hum. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao! Quasi dimenticavo, la diagnosi sulla responsabilità dei condensatori era corretta. Uno dei due, infatti, aveva una perdita di dielettrico invisibile da montato ma sicuramente ben presente. Ciao ancora!